prima o poi doveva succedere. Ciao ragazzi, allora, se avete seguito le vicende degli ultimi mesi sicuramente già sarete a conoscenza delle norme più stringenti che l'Europa sta adottando nei confronti della Cina, o meglio dell'acquisto dei prodotti dalla Cina, quindi l'importazione dalla Cina in Europa da grandi store come Alibaba, AliExpress, eccetera eccetera, ce ne sono ormai centinaia. Il motivo ufficiale è quello di favorire una concorrenza leale. Questa morsa dell'Europa nei confronti della Cina è iniziata già da un paio d'anni con le bici elettriche. In caso non lo sappiate, un paio di anni fa è entrata in vigore una legge che tassa ulteriormente le bici elettriche, i bike, non so se anche i monopattini, ma comunque sicuramente le bici che provengono dalla Cina in Europa. Il motivo? Beh, perché le bici cinesi sono molto più economiche rispetto a quelle europee, nonostante la qualità poi non è che sia così diversa, ma questo è un altro discorso. Diciamo che alcuni store cinesi particolarmente furbi, come ad esempio Banggood, sono riusciti ad aggirare questa limitazione in un modo molto semplice, ovvero importando loro stessi dai loro magazzini cinesi nei loro magazzini europei, vendendole poi ufficialmente direttamente dall'Europa. Il mese scorso invece è stato il turno delle spese doganali. Se fino a quel momento infatti per qualsiasi ordine acquistato dalla Cina, ma comunque da tutto il mondo, di valore inferiore ai 20 euro circa o poco più, non c'è mai stato nessun vincolo di tassazione doganale, beh, dal mese scorso è obbligatorio tassare qualsiasi prodotto proveniente da fuori Europa anche di valore irrisorio, o almeno questo è quello che io ho capito. Quindi classici escamotage utilizzati dai venditori stranieri, come ad esempio quello di scrivere un valore molto basso sulla bolla di accompagnamento del pacco, oppure quello di scrivere gift, regalo, sempre sulla bolla, non funzionano più. Però capite bene che per le dogane controllare ogni singolo pacco, pacchettino e pacchettone è praticamente impossibile. Solitamente si tratta di controlli campione su un piccolo lotto di pacchi provenienti da un determinato paese, quindi se capita il nostro pacco sotto controllo potrebbero esserci delle spese doganali. E dal 1° luglio, quindi da poche ore, queste norme sono diventate ancora più ferree, con l'introduzione, anzi con l'obbligo di inserire l'IVA per qualsiasi prodotto acquistato in Europa dall'estero. Se infatti vi siete già fatti un giro su AliExpress nelle ultime ore, avrete notato che in buona parte dei prodotti nel riepilogo ordine compare, tra le varie voci che vanno a comporre singolarmente il prezzo totale, anche l'IVA. L'IVA si paga sul 22%, salvo aumenti improvvisi, del valore del prodotto acquistato. Nell'assenza di questa voce, l'IVA per l'appunto è sempre stato il principale cavallo di battaglia dei venditori stranieri, in particolar modo cinesi, che sono riusciti nel corso degli anni a proporre tanti prodotti a prezzi molto bassi, e in tanti hanno fatto ottimi affari. Ora però capiamoci bene, per quanto possa esserci antipatica l'IVA sia nel nome sia nella percentuale così alta, beh, non farla pagare sui prodotti acquistati, oltre ad essere ovviamente una mancanza di rispetto, e anche concorrenza sleale verso chi la fa pagare regolarmente e legalmente. Diciamo che per ora non tutti i più grandi store si sono adeguati a questa disposizione. Io ho visto un po' di venditori su AliExpress che lo hanno già fatto, ma nemmeno tutti, ma in teoria, seguendo la legge, dovrebbero farlo tutti, o almeno quelli che vendono direttamente dalla Cina. Quindi la pacchia è finita? Beh, staremo a vedere come reagiranno i principali store stranieri, e in particolar modo quelli cinesi, come Alibaba, AliExpress, Banggood, eccetera eccetera. Se riusciranno ad adeguarsi a queste nuove disposizioni, o troveranno, come hanno sempre fatto nel bene e nel male, un escamotage anche a questo. Bene ragazzi, questo è tutto. Ho ritenuto necessario informarvi su quello che sta succedendo nel mondo letteralmente nelle ultime ore. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate. Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Vi ricordo che io continuerò giornalmente a segnalarvi le migliori offerte dal mondo, che sia Europa, Cina, America, Australia o quello che è, insomma, direttamente nel
nel mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video, quindi entrateci subito. E se avete trovato utile almeno un pochino questo video, beh, potete supportarmi molto semplicemente e gratuitamente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi se non l'avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto, vi auguro buono shopping ora con l'IVA. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech.